Per 3000 anni la guerra di Troia è stata il terreno di gioco degli dei. Nel racconto di Omero ogni freccia deviata, ogni duello vinto e ogni lacrima versata era decisa da un capriccio dell'Olimpo. Gli uomini erano solo pedine in un gioco cosmico, ma nel 2004 il film Troia ha fatto qualcosa di impensabile, qualcosa che ha fatto infuriare i puristi e ha confuso la critica. Ha ucciso gli dei. Eliminando il soprannaturale, il regista Wolfgang Petersen ha scelto di tradire l'Iliade. Ha trasformato Achille da un semidio invulnerabile in uno studio psicologico terrificante sull'ego umano e sull'ossessione per la fama. Ha tolto il destino dalle mani di Zeus e lo ha messo in quelle molto più fragili e feroci degli uomini. Ho deciso che il nuovo protagonista del format Nessuno ha capito fosse proprio Troy, perché ci stiamo preparando insieme a un evento cinematografico enorme, l'Odissea di Christopher Nolan, che sarà il video spiegazione della prossima settimana. Per non farmi trovare impreparato ho passato gli ultimi mesi immersa tra i versi dell'Iliade e dell'Odissea e proprio in questo momento sto finendo di leggere l'Eneide. Per chi fosse interessato, io ho letto le versioni curate da Maria Grazia Ciani per l'Iliade e per l'Odissea, che sono risultate molto più scorrevoli, mentre per l'Eneide, che sto leggendo da ebook, ho scelto la traduzione di Cesare Vivaldi. Oggi analizziamo Troy guardando oltre al colossal d'azione che incassò quasi 500 milioni di dollari. Vi racconterò che cosa resta di un eroe quando non ha più un dio a cui dare la colpa. Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film più iconici. Naturalmente vi chiedo come sempre di sostenere tutto il mio lavoro iscrivendovi al mio canale e lasciandomi fino a 3 volte i vostri punti hype. Sigla! Capitolo 1. Che fine hanno fatto gli dei? Quando Troia arrivò nelle sale nel 2004, l'impatto fu quello di un terremoto culturale. I fan dell'epica classica e gli studiosi di Omero rimasero folgorati, ma spesso per le ragioni sbagliate. L'accusa principale era pesante: il film aveva tradito l'Iliade. Mancavano le divinità che banchettavano sull'Olimpo mentre decidevano le sorti dei mortali, mancavano i dialoghi tra Achille e sua madre Teti che emerge dalle acque, e mancava quella rete di interventi miracolosi che rendeva l'opera originale un testo sacro. Questa scelta radicale di eliminare il sovrannaturale non fu un caso, bisogna immergersi nel contesto di quegli anni. Hollywood stava vivendo l'ossessione per il colossal storico realistico. Il successo di Il Gladiatore qualche anno prima aveva tracciato un solco profondo. Il pubblico voleva sentire il peso del metallo, l'odore del sangue e la polvere della storia. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Wolfgang Petersen decise quindi di cavalcare quest'onda, convinto che per rendere Troia credibile agli occhi di uno spettatore moderno bisognasse spogliarla della magia. La filosofia del regista era chiara: raccontare la guerra esclusivamente attraverso gli uomini. Nella sua visione le divinità erano proiezioni della mente umana, statue di pietra incapaci di agire. Questo spostamento di prospettiva trasformò il racconto. Se nell'Iliade il destino è un binario già scritto dagli dei, in Troy ogni evento è il risultato di una scelta politica o di un errore tattico o di un impulso passionale. L'ira di Achille diventa un disturbo della personalità, una furia umana scatenata dall'ego. Il cuore della visione del regista risiede nella volontà di spogliare il conflitto di ogni aura sacra, portando la guerra su un piano esclusivamente umano. In Troy i guerrieri non sono, come dicevamo, strumenti nelle mani di entità superiori, ma individui che agiscono spinti da ambizione, paura o amore. Questa scelta trasforma radicalmente la percezione della violenza. Sul campo di battaglia assistiamo allo scontro tra diverse volontà umane. Petersen riduce le divinità a simulacri di pietra, figure silenziose che osservano dalle piazze di Troia senza poter intervenire. Questa impostazione sposta il peso del racconto sulla responsabilità individuale. Se nell'opera di Omero un eroe può giustificare le proprie azioni come parte di un disegno cosmico, nel film questa protezione svanisce. Ogni colpo di spada e ogni decisione strategica appartengono solo a chi li compie.
compie. È un approccio che rende il dramma molto più cupo e moderno. La guerra è a tutti gli effetti una catastrofe causata dall'incapacità degli uomini di dominare i propri impulsi. Togliendo l'Olimpo dall'equazione, il regista ha posto una domanda che spaventa ancora oggi e che guiderà tutta la nostra analisi. Cosa resta del mito quando eliminiamo il destino? Senza un percorso già tracciato, l'eroismo cambia significato. Un uomo che sceglie di combattere sapendo che non riceverà aiuti miracolosi, compie un atto di coraggio estremo o forse di estrema follia? In questo vuoto lasciato dagli dei, la gloria diventa l'unica moneta di scambio per l'immortalità. Troy ci costringe a guardare la caduta di Troia come un evento che poteva essere evitato, rendendo il massacro finale non un destino ineluttabile, ma il fallimento totale della ragione umana. Capitolo 2. La guerra senza destino. Il regista adotta per questa pellicola un linguaggio visivo che potremmo definire realismo sporco. Invece di regalarci l'immagine di un'antichità splendente e marmorea, la regia ci immerge in un mondo di bronzo graffiato, cuoio consumato e polvere che si incolla costantemente alla pelle dei soldati. Questo approccio estetico serve a radicare il racconto in una dimensione puramente storica. Le mura di Troia non appaiono come costruzioni divine, ma come imponenti blocchi di pietra erosi dal vento e dal tempo. Ogni scontro fisico trasmette un senso di pesantezza reale, dove il rumore delle spade che colpiscono gli scudi cancella ogni possibile eco poetica. In questo modo la guerra perde la sua patina leggendaria e inizia ad essere una cronaca brutale di un assedio interminabile, sottolineando che ciò che stiamo vedendo è un conflitto fatto di carne e sangue, privo di qualsiasi filtro idealizzante. In questo scenario la sopravvivenza dei protagonisti dipende esclusivamente dalla loro abilità e dalla velocità dei loro riflessi. Ogni duello si risolve attraverso la forza bruta o la precisione tecnica, poiché l'esito di ogni scontro rimane confinato entro i limiti delle capacità umane. Quando un guerriero cade sotto i colpi dell'avversario, la sua fine appare definitiva e priva di interventi esterni che ne alterino il corso. Petersen affida il racconto alla nuda realtà del campo di battaglia, dove il successo o la sconfitta sono il risultato diretto della preparazione atletica e della strategia militare adottata dai singoli combattenti. Questa scelta narrativa carica ogni momento di una tensione costante. Lo spettatore percepisce che ogni ferita è reale e che nessun miracolo giungerà a ribaltare una situazione disperata. La vita dei personaggi resta così appesa al filo delle loro scelte immediate, rendendo ogni momento dello scontro un atto di pura responsabilità individuale, appunto. La dimensione spirituale si intreccia strettamente con la gestione del potere, trasformando il tempio nel centro nevralgico della strategia troiana. Priamo incarna perfettamente questa dinamica. Il sovrano affida la sicurezza delle sue mura alle cerimonie e al rispetto dei luoghi sacri, convinto che la rettitudine morale sia la migliore delle difese. Questa fiducia incrollabile sposta il baricentro del comando dalle mani dei generali a quelle dei sacerdoti, i quali interpretano ogni evento naturale come un segnale favorevole. Il re finisce per confondere la propria speranza con la realtà dei fatti, ignorando gli avvertimenti tattici dei suoi figli per inseguire la promessa di una protezione invisibile. La fede diventa così un limite alla visione razionale, portando la leadership della città a compiere errori di valutazione che risulteranno fatali durante l'assedio. L'intelligenza umana e il cinismo strategico trovano la loro massima espressione nella creazione del cavallo di Troia. Questa struttura nasce dall'osservazione pragmatica dei resti delle navi greche e dalla necessità di superare un impasse militare che dura da anni. L'idea di Odisseo punta a colpire l'unico punto debole rimasto ai troiani, il loro bisogno viscerale di un segno propizio. Il legno delle imbarcazioni smembrate viene riutilizzato per costruire una trappola che sfrutta la propensione del nemico a vedere un dono laddove esiste solo un inganno. La vittoria finale viene conquistata attraverso la comprensione psicologica dell'avversario e la manipolazione delle sue credenze, segnando il trionfo definitivo della logica dell'ingegno sulle tradizioni secolari della città. Ogni evento che porta alla distruzione finale è il prodotto diretto di una catena di decisioni prese tra le tende dell'accampamento greco o nelle sale del palazzo reale. La guerra si configura come un insieme di passioni, ambizioni politiche e vendette personali che sfuggono al controllo dei singoli per generare una tragedia collettiva. Senza una forza esterna a cui attribuire la colpa dei fallimenti, i personaggi devono affrontare le conseguenze dirette del loro operato. La caduta della città emerge come la conclusione logica di un conflitto alimentato dall'ego dei re e dalla disperazione dei soldati, dove il libero arbitrio rimane l'unico vero motore della storia. Capitolo 3.
Achille ed Ettore, l'ego contro il dovere. In un mondo privo di dei, l'unico modo per sconfiggere la morte rimane la memoria dei posteri. Questa ossessione per l'immortalità divide il film in due visioni dell'esistenza totalmente opposte, incarnate dai due protagonisti. L'Achille di Brad Pitt si allontana drasticamente dal semidio invulnerabile della tradizione. Qui incontriamo un uomo ossessionato dal tempo e dal proprio nome. La sua invincibilità nasce da una disciplina fisica mostruosa e da un distacco emotivo glaciale, mentre il film non dà rilevanza all'immersione nelle acque dello Stige. Achille vive con la consapevolezza costante che la sua vita sarà breve. Sceglie consapevolmente di bruciare in fretta per lasciare una scia luminosa nei secoli. Il suo complesso di Dio emerge proprio dalla mancanza di divinità sopra di lui. Achille cerca di usurpare il ruolo degli dei attraverso la perfezione del gesto atletico e la ferocia bellica. È un uomo profondamente solo che guarda i suoi contemporanei come semplici testimoni della sua ascesa verso l'eternità. L'emblema di questa sfida all'infinito è racchiuso nel gesto più sacrilego del film, la decapitazione della statua di Apollo sulla spiaggia di Troia. In quel momento Achille sta dichiarando guerra al concetto stesso di divinità. Per lui quegli idoli di pietra sono solo un ostacolo alla gloria che un uomo può conquistare con le proprie forze. Il suo complesso di Dio nasce in parte dalla presunzione di essere immortale, ma soprattutto dalla consapevolezza che in un mondo vuoto l'unico vero potere è quello di chi decide la vita e la morte sul campo di battaglia. Come dicevamo, Achille cerca di usurpare il trono degli dei attraverso la perfezione tecnica del suo massacro, convinto che il nome di un uomo possa brillare più di qualsiasi costellazione a patto di accettare la solitudine che deriva dal sentirsi superiore a ogni legge umana. Dall'altra parte della barricata troviamo invece Ettore, che rappresenta l'unico personaggio davvero moderno e razionale del racconto. A differenza del suo rivale, Ettore non combatte per finire nei libri di storia. La sua figura è definita dal peso della responsabilità verso la famiglia e la sopravvivenza della sua città. Se Achille incarna l'ego puro, Ettore è il simbolo del sacrificio e del dovere con la D maiuscola. La sua grandezza risiede nella capacità di comprendere l'orrore della guerra pur essendo il migliore interprete difensivo. In un mondo che glorifica il massacro in nome della gloria, Ettore desidererebbe solo la normalità di un padre e di un marito. Questo contrasto trasforma ogni loro scontro in un dibattito filosofico sulla natura dell'eroismo. La vera domanda che accompagna il loro duello finale riguarda il valore della vita umana. Vale la pena sacrificare tutto per un nome che riecheggerà per millenni o la vera vittoria risiede nel proteggere ciò che amiamo nel presente? In questa prospettiva la caduta di Troia segna l'inizio di un'epoca dove l'essere umano deve imparare a convivere con le conseguenze delle proprie ambizioni senza poter più contare sulla giustificazione del fato. Il rapporto tra Elena e Paride viene svuotato di ogni giustificazione metafisica per diventare il motore di un disastro scatenato esclusivamente dalla volontà dei singoli. In questa versione della storia la fuga verso Troia non è l'effetto di un dardo scoccato da Eros come nel mito, ma è il risultato di un incontro tra due solitudini che scelgono di ignorare il peso delle corone che portano. Elena emerge come una figura profondamente umana e stanca. La sua decisione di seguire Paride nasce dal rifiuto di un'esistenza vissuta come un trofeo di guerra nelle mani di Menelao. Nel film la vediamo osservare le cicatrici del marito e le mura di Sparta come sbarre di una cella. Il suo è un tentativo disperato di riprendersi la propria vita. Paride, d'altro canto, incarna l'impulsività della giovinezza che non comprende o sceglie di ignorare la differenza tra un desiderio privato e un dovere pubblico. Quando decide di nascondere Elena sulla nave, compie un atto di ribellione contro il padre e la patria, trasformando un sentimento personale in una vera e propria dichiarazione di guerra. Senza l'intervento delle divinità a manipolare i loro sentimenti, il peso della tragedia ricade interamente sulle loro spalle. Il film insiste molto su questo aspetto attraverso i dialoghi tra i due amanti mentre osservano l'arrivo della flotta greca. La bellezza del loro legame sbiadisce davanti alla consapevolezza che ogni loro bacio ha un prezzo misurabile in vite umane. Questa scelta narrativa trasforma il romanticismo in una forma di egoismo distruttivo, se ci pensiamo. Vediamo chiaramente come il desiderio individuale privo di una visione d'insieme possa diventare la miccia che incendia un'intera civiltà. Elena e Paride restano così intrappolati in un paradosso. L'amore che doveva liberarli diventa la catena che trascina Troia verso l'annientamento, dimostrando che in un mondo senza dei la libertà di scegliere porta con sé il peso insopportabile delle conseguenze.
tutta la narrazione converge verso un'unica brutale verità. In un mondo senza dei, l'eternità è una costruzione dell'uomo. Il complesso di Dio di Achille è una reazione nichilista alla mortalità. Se non esiste un al di là garantito, l'unico modo per non svanire è trasformare il proprio nome in un eco che attraversi i secoli. Achille accetta di essere un mostro nel presente pur di essere un mito nel futuro. Al contrario, Ettore ci insegna che la vera statura di un uomo si misura dalla sua capacità di restare ancorato al suolo, alle responsabilità e agli affetti anche quando il cielo sembra crollare. Il film ci mette davanti a un bivio filosofico. È meglio bruciare in fretta lasciando un segno indelebile o vivere una vita felice, ordinaria ma destinata all'oblio? Questa tensione tra ego e responsabilità distrugge l'idea classica di destino. In Troia il destino non è ciò che è scritto nelle stelle, ma la somma delle conseguenze delle nostre azioni. La caduta della città è il risultato di una serie di libere scelte. La fuga di Elena, l'orgoglio di Agamennone, la cecità di Priamo, l'ira di Achille. Un'altra riflessione che il film ci lascia e che differenzia questo colossal da un semplice film d'azione è: che cos'è davvero un eroe? È il guerriero perfetto che non sbaglia un colpo o l'uomo che, pur avendo paura e non volendo la guerra, decide di restare sulle mura a difendere ciò che ama? Togliendo il sovrannaturale, il film ci restituisce degli eroi molto fragili, fallibili e proprio per questo spaventosamente vicino a noi. Essere ricordati per sempre o essere amati nel presente, è questa la vera guerra che si combatte sotto le mura di Troia. Capitolo 4. Hollywood vs Omero. Allora, dobbiamo parlarne un attimo. Per anni ci hanno raccontato una versione della guerra di Troia che tecnicamente non esiste in un unico libro. Almeno questa è la mia esperienza e sono curiosa di sapere la vostra nei commenti. Io ho studiato al liceo classico, ma soltanto riprendendo i testi per preparare questi video ho capito che tutta la mia formazione su Omero era basata su una bugia. Mi sono resa conto che spesso a scuola non studiamo davvero l'Iliade, ma un grande pacchetto narrativo su Troia fatto di Omero, mito successivo, Odissea, Eneide e tradizione popolare che viene fatta passare come l'Iliade di Omero. Questo perché nel testo originale di Omero non si trova il mito della mela della discordia, non c'è il racconto del cavallo di Troia, che viene spiegato brevemente nell'Odissea e poi nel dettaglio nell'Eneide, e cosa ancora più incredibile, l'opera si chiude con i funerali di Ettore. Persino la morte di Achille e il suo tallone non fanno parte della narrazione dell'Iliade. In breve, l'Iliade non è la cronaca di 10 anni di guerra. Il poema di Omero copre solo 50 giorni dell'ultimo anno di assedio. Io ero veramente convinta che dentro l'Iliade ci fosse tutto, e meno male che ho fatto il classico. Infatti devo dire tra l'altro che non è stata proprio una lettura troppo avvincente, al contrario invece dell'Odissea, ma ne parliamo nel prossimo video in modo molto approfondito. Il film Troy però decide di fare tabula rasa della struttura classica e di tradire Omero per costruire un racconto che funzioni al cinema. Forse anche chi mi ha insegnato l'Iliade probabilmente aveva basato la sua formazione su Troy. Io sono appassionata di epica da sempre, quindi non capisco perché ero convinta di questa cosa. Comunque, ora finalmente, dopo tutti questi anni, posso elencarvi con cognizione di causa tutte le differenze principali tra il film e il poema. Al punto 1, la durata della guerra. Nel mito l'assedio di Troia dura 10 estenuanti anni, come dicevamo, invece nell'Iliade si raccontano solo circa 50 giorni di guerra. È un conflitto di logoramento dove intere generazioni nascono e muoiono sotto le mura. Nel film tutto viene compresso in poche settimane. Le navi arrivano, i campioni si scontrano e la città cade quasi in un tempo record. Questa scelta serve a mantenere ovviamente alto il ritmo dell'azione e trasforma la guerra da un evento epico e senza fine in un'esplosione di violenza immediata dove le decisioni dei singoli hanno un impatto istantaneo e devastante. Secondo punto, Patroclo, da compagno d'anima a cugino. Nel film Patroclo viene presentato esclusivamente come il cugino giovane e inesperto di Achille. Questa scelta serve a Hollywood per giustificare la protezione che Achille prova per lui e per rendere la sua morte un lutto familiare comprensibile a tutti. Tuttavia, se leggiamo l'Iliade, la realtà è molto diversa e decisamente più profonda. Patroclo non è un ragazzino, ma un uomo adulto più grande di Achille di qualche anno. Tra i due esiste un legame che i greci chiamavano filia, un'amicizia
giustizia così totale e viscerale da essere interpretata già nell'antichità da autori come Eschilo o Platone come un vero e proprio amore. Patroclo è l'unica persona capace di calmare l'ira di Achille, è la sua metà, e la furia che Achille scatena dopo la sua morte non è solo quindi un dolore per un parente come fa passare Troy, ma è il vuoto assoluto di chi ha perso la ragione stessa della propria esistenza. Trasformandolo in un cugino, il film evita di esplorare questa complessità preferendo un legame di sangue più lineare e meno stratificato. Al punto 3, il destino di Agamennone. Il film decide di riscrivere completamente la fine del comandante supremo della spedizione greca per dare una chiusura definitiva alla sua parabola di potere. Nel film Agamennone muore durante la caduta di Troia, ucciso da Briseide che lo pugnala alla gola mentre lui cerca di sottometterla. Questa morte immediata serve a punire la sua arroganza davanti agli occhi dello spettatore, chiudendo il suo arco narrativo nel momento esatto del suo massimo trionfo. Nella letteratura classica però il destino riservato ad Agamennone è molto più lungo e psicologicamente atroce. Il re sopravvive alla distruzione di Troia e riesce a tornare in Grecia portando con sé Cassandra come bottino di guerra. La sua vera fine avviene tra le mura di casa sua a Micene, dove viene assassinato a tradimento dalla moglie Clitennestra e dal suo amante Egisto. Eliminando questo ritorno tragico, il film sacrifica una delle saghe più potenti del mito greco, quella della maledizione della stirpe degli Atridi, in favore di una giustizia rapida e cinematografica che avviene direttamente sul campo di battaglia. Al quarto punto, il destino di Menelao. Nel film la fine del re di Sparta è rapida e brutale. Durante il duello per il possesso di Elena, Paride viene sopraffatto e cerca rifugio ai piedi del fratello Ettore. Quando Menelao si scaglia contro il giovane principe per finirlo, Ettore interviene e lo trafigge mortalmente con la sua spada. Questa morte serve alla sceneggiatura per alzare immediatamente la posta in gioco e per trasformare Ettore nel bersaglio principale dell'odio greco, rendendo il conflitto tra i due eserciti una questione di vendetta immediata. La versione del mito invece è molto diversa e meno cupa per il sovrano spartano. Menelao è uno dei pochi eroi greci che non solo sopravvive alla caduta di Troia, ma ottiene esattamente ciò per cui è partito. Riprende Elena e dopo un lungo viaggio di ritorno durato 8 anni torna a regnare con lei su Sparta. Nell'Odissea Omero ci mostra addirittura un Menelao anziano, saggio e riconciliato con la moglie che accoglie Telemaco nel suo palazzo. Al punto 5, il destino di Aiace Telamonio. Nel film Aiace viene rappresentato come un guerriero mastodontico e brutale che trova la morte per mano di Ettore. La sua uscita di scena serve a sottolineare la pericolosità del principe troiano e a eliminare rapidamente uno dei pesi massimi dell'esercito greco, concentrando tutta l'attenzione del pubblico su Achille. Nel mito invece la fine di Aiace è uno dei momenti più tragici e psicologici dell'intero ciclo troiano. Sopravvive a Ettore e dopo la morte di Achille entra in conflitto con Odisseo per ereditarne le armi divine. Quando queste vengono poi assegnate a Odisseo, Aiace, accecato dall'umiliazione e dalla follia, decide di togliersi la vita trafiggendosi con la sua stessa spada. È una morte che parla di onore perduto e di fragilità mentale, anche se vogliamo, un aspetto che il film decide di ignorare completamente, preferendo una risoluzione fisica e immediata sul campo di battaglia. Al numero 6, la figura di Briseide. In Troy Briseide subisce una trasformazione radicale che ne cambia completamente l'identità e il peso narrativo. Il film la presenta come una sacerdotessa troiana, figlia di Crise e cugina di Ettore Paride. In realtà Briseide è naturalmente la figlia di Brise. La scelta del film la rende una figura di alto rango, capace di parlare alla pari con Achille e di agire come una sorta di bussola morale che tenta di distoglierlo dalla sua sete di sangue. Nel testo di Omero, Briseide occupa una posizione molto più tragica e passiva. È la vedova di un re alleato di Troia, resa schiava da Achille dopo che lui ha sterminato la sua famiglia e saccheggiato la sua città. La sua importanza nell'Iliade è puramente funzionale, è il bottino di guerra che Agamennone sottrae ad Achille, scatenando così l'ira del guerriero, e di questo ne parliamo meglio nel prossimo punto. Briseide non ha una voce propria né un ruolo politico, è l'oggetto di una contesa tra due uomini potenti. Nobilitando le sue origini e rendendola partecipe della caduta di Troia, il film trasforma una vittima silenziosa della guerra in un personaggio attivo che arriva a determinare con le sue azioni il destino dei re. Al numero 7, la causa dell'ira.
Perché Agamennone sottrae Briseide ad Achille. Nel film il sequestro di Briseide sembra quasi un capriccio personale di Agamennone per umiliare Achille davanti a tutti. In realtà nell'Iliade di Omero questo evento è legato a una precisa catena di causa-effetto di stampo religioso e sociale che nel film viene del tutto omessa appunto per eliminare il sovrannaturale. Tutto ha inizio con un'altra donna, Criseide, che era stata assegnata ad Agamennone come bottino. Suo padre Crise, sacerdote del dio Apollo, si presenta al campo greco per riscattarla, ma Agamennone lo scaccia via brutalmente. Per vendicare l'offesa al suo sacerdote, Apollo scatena una terribile pestilenza sull'esercito greco. Quando l'indovino Calcante rivela che l'unico modo per fermare la strage è restituire Criseide al padre, Agamennone è costretto a cedere, ma per non perdere il suo onore e il suo rango, cioè il suo Gheras, il premio di valore, pretende in cambio la schiava di un altro guerriero. Sceglie proprio Briseide, la schiava di Achille. Questo è il momento in cui l'orgoglio di Achille viene ferito a morte. Non si tratta solo di gelosia, ma proprio di un insulto pubblico alla sua dignità di guerriero. Agamennone, il re, usa il suo potere per derubare l'eroe più forte. È da qui che nasce la famosa ira di Achille. Lui decide di ritirarsi dalla guerra lasciando che i greci vengano massacrati dai troiani per dimostrare ad Agamennone che senza di lui non sono nulla. Mentre nel film la disputa è risolta in pochi minuti di dialogo serrato e le storie di Briseide e Criseide si fondono, nell'Iliade è un dramma che coinvolge gli dei e che porta l'esercito greco sull'orlo della distruzione totale. Al punto 8, la morte di Achille. Il film posiziona la fine del protagonista proprio durante la presa finale di Troia. In Troia, Achille entra in città all'interno del cavallo di legno, ma ignora il combattimento principale per cercare Briseide e trarla in salvo. Viene colpito dalle frecce di Paride e muore tra le fiamme della città che brucia. In questa versione la sua morte diventa un atto di puro romanticismo e sacrificio personale, chiudendo il film con un'immagine epica e malinconica. Nella mitologia e nei testi del ciclo epico la realtà è molto diversa e priva di questo tempismo cinematografico. Achille muore molto prima della costruzione del cavallo e della caduta di Troia. Viene abbattuto presso le porte Scee, trafitto al tallone da una freccia di Paride guidata dalla mano del dio Apollo, mentre l'esercito greco è ancora impegnato nell'assedio esterno. La sua morte è un evento traumatico che precede l'inganno finale di Odisseo. Nel mito Achille non vedrà mai l'interno delle mura di Troia né parteciperà alla sua distruzione. Il film sceglie di posticipare la sua fine per legarla al destino della città, creando un unico grande culmine drammatico che nell'opera originale è invece diviso in eventi temporalmente molto distanti. Al numero 9, la fine del film versus la fine dell'Iliade. Troy si conclude con la caduta della città, il cavallo di legno e la morte di Achille. È una scelta narrativa, diciamocelo, logica per un film d'azione. Si parte con l'inizio della guerra e si finisce con la distruzione totale del nemico. Lo spettatore vede la parola fine quando Troia brucia. L'Iliade di Omero, come vi accennavo, sorprendentemente non racconta nulla di tutto ciò. Il poema si conclude molto prima con i funerali di Ettore. L'opera non parla della fine della guerra, ma della fine dell'ira di Achille. L'ultimo atto non è un massacro, ma un momento di estrema umanità. Il vecchio re Priamo si reca nella notte nella tenda di Achille per supplicarlo di restituirgli il corpo del figlio. Achille, commosso dal dolore del padre che somiglia al suo, accetta. Il poema chiude su questa tregua per il lutto, lasciando la caduta della città e il cavallo di legno a racconti successivi come appunto l'Eneide o l'Odissea. Scegliendo di mostrare il cavallo e il saccheggio, il film preferisce lo spettacolo della vittoria militare, mentre Omero preferiva chiudere sulla pietà tra nemici, rendendo l'Iliade soprattutto un'opera sulla tragedia umana e non solo sulla conquista. Al 10° e ultimo punto, la psicologia di Achille. Mentre il film è la cronaca di una guerra di conquista, l'Iliade è lo studio psicologico di un'emozione distruttiva, l'ira, in greco menis. Il poema ci racconta solo i 51 giorni in cui l'orgoglio ferito di un solo uomo, Achille, mette in ginocchio un intero esercito. La psicologia di Achille nel film è quella di un innamorato, nel poema invece è quella di un uomo che preferisce
preferisce vedere i suoi compagni morire piuttosto che accettare un'umiliazione. Il mito originale ci presenta un Achille molto più cupo e isolato di quello del film. Lui sa di avere un destino segnato, una vita breve ma gloriosa o una vita lunga ma anonima. La sua psicologia è dominata da questa consapevolezza della morte imminente che lo rende spietato, quasi disumano. Il film lo addolcisce rendendolo un ribelle moderno che combatte per la libertà, mentre l'Achille di Omero combatte contro il vuoto di un'esistenza che finirà presto. Insomma, se il film punta sulla giustizia e quindi la caduta di Troia, l'Iliade punta sulla comprensione. Quando Achille e Priamo piangono insieme nella tenda avviene una sorta di miracolo psicologico. L'odio scompare davanti alla comune sofferenza umana. In quel momento l'Iliade passa dall'essere un poema epico a diventare un trattato sulla condizione umana, nemici che riconoscono l'uno il dolore dell'altro. Personalmente direi che Troy è un ottimo modo per avvicinarsi a questi personaggi, ma l'Iliade di Omero rimane insuperata per la sua capacità di scavare nell'abisso dell'animo umano, mostrandoci che la guerra più difficile è quella contro la propria rabbia e il proprio orgoglio. Capitolo 5. I dettagli e gli indizi nascosti. Cominciamo subito con l'analizzare il modo in cui sono costruiti i due mondi. Troia è la pietra, mura eterne, solide, immobili, rappresenta una civiltà che crede di poter restare ferma per sempre. I greci sono il legno, le loro navi, i loro scudi, le loro case temporanee, sono una forza che brucia, si muove e distrugge. Alla fine è proprio il legno delle navi greche a mangiarsi la pietra di Troia attraverso il cavallo. Il cavallo di Troia viene infatti costruito usando il legno dei relitti e delle impalcature lasciate sulla spiaggia. Se ci fate caso, Achille è quasi sempre inquadrato da solo o fisicamente staccato dal resto dell'esercito. Anche quando parla con i suoi c'è sempre uno spazio vuoto intorno a lui. Il regista usa questo trucco visivo per dirci che Achille non appartiene a nessuno, non è greco, non è troiano, è un uomo che vive già nel mondo dei morti e della leggenda. Insomma, è un fantasma che cammina tra i vivi. Ettore! Quello che vediamo nel film quando i personaggi posizionano due monete sugli occhi dei morti è il cosiddetto obolo di Caronte. Nell'antica Grecia era una consuetudine porre una piccola moneta di basso valore, l'obolo appunto, nella bocca o sugli occhi del defunto. Era il pagamento di un servizio. Secondo il mito, il morto doveva consegnare la moneta a Caronte, il traghettatore infernale, per farsi trasportare attraverso lo Stige o l'Acheronte. E già che ci siamo, diciamolo, che cosa succedeva a chi non aveva la moneta o non riceveva una sepoltura adeguata? Chi non poteva pagare il pedaggio era condannato a errare per 100 anni come un'ombra senza pace sulle rive del fiume, in una sorta di limbo eterno. Per un guerriero che vive per la gloria, l'idea di essere dimenticato e di non poter accedere al riposo eterno è peggio della morte stessa. Anche per questo la sepoltura di Ettore era estremamente importante per Priamo. In un film dove gli uomini insultano gli dei, come fa Achille abbattendo la statua di Apollo, il fatto che continuino a mettere le monete sugli occhi dei compagni ci svela una piccola verità nascosta. La loro è una sfida esteriore, ma una paura interna. Possono anche odiare gli dei, ma rispettano le regole dell'aldilà. Vedere il brutale Agamennone o il cinico Achille curarsi di questo dettaglio ci dice che nonostante la loro arroganza riconoscono un limite che non possono valicare. È l'ultimo barlume di una superstizione religiosa in un mondo che sta diventando sempre più umano. Il timore che se non rispetti un rito la tua leggenda morirà con il tuo corpo, impedendo alla tua anima di trovare il posto giusto nella storia. Gli dei ci invidiano perché siamo mortali. Perché ogni momento può essere l'ultimo per noi. Ogni cosa è più bella per i condannati a morte. Avete notato poi che i mirmidoni di Achille sono vestiti in modo diverso rispetto agli altri greci? Portano armature nere, più cupe. Questo è un riferimento diretto al mito delle origini. Secondo la leggenda, i mirmidoni furono creati da Zeus trasformando delle formiche, Myrmekes in greco, in uomini. Il loro stile visivo nel film, così compatto e coordinato, omaggia questa loro natura collettiva. Paride poi per tutto il film è un personaggio debole, poco propenso alla guerra come abbiamo visto, tuttavia l'arco che usa alla fine per uccidere Achille è l'unico strumento che lo rende letale. Nel mito si diceva che la freccia fosse guidata da Apollo, nel film Apollo non c'è, ma se notate bene Paride colpisce Achille proprio dopo aver visto la statua del dio. È un indizio visivo che richiama in parte il mito. La volontà del dio agisce attraverso il caso e la rabbia di un uomo comune. Capitolo 6. La resa dei conti. Quindi, qual è la vera eredità di Troy?
Spesso questo film è stato frainteso, criticato per aver rimosso la magia e gli dei, ma la verità è che Troia alla fine è un film sulla responsabilità degli uomini. Mentre nell'Iliade gli uomini sono delle pedine nelle mani di divinità un po' capricciose e il destino è già scritto nel cielo, in questo film tutto scende a terra. Ogni tragedia, ogni morto sulla spiaggia e ogni muro che crolla nasce da una scelta umana. È la politica, l'orgoglio, l'amore egoistico e la sete di potere di uomini come Agamennone a causare il disastro. Certo, non stiamo parlando di un colossal perfetto, si prende libertà enormi e trasforma un poema epico in un dramma psicologico moderno, ma secondo me è proprio questa sua natura terrena a renderlo ancora oggi molto discusso. Ci costringe a guardare la guerra di Troia come una cronaca spietata di quanto l'ambizione umana possa essere distruttiva. E parlando di grandi visioni e storie che sfidano il tempo, la settimana prossima sarò in sala IMAX a vedere l'Odissea di Nolan. Non vedo l'ora di vedere come rielaborerà il viaggio di Odisseo. Ho veramente altissime aspettative e spero anche di riuscire a creare per voi una bella analisi. Nel frattempo, se siete arrivati fino a qui, io vi ringrazio e vi chiedo di farmelo sapere mettendo l'emoticon dell'anfora. Prima di andare via, controllate di esservi iscritti al canale, per me è davvero l'unico modo per portare altre analisi qui su YouTube. Che emozioni, io non vedo veramente l'ora di rivedervi, diciamo virtualmente, la prossima settimana per questa Odissea. Noi ci vediamo sempre qui su Cinecinzia, ma passate pure in diretta su Twitch ogni mercoledì a partire dalle 21:30 per parlare di tutte le novità dal mondo del cinema e delle serie TV.